Benvenuti a tutti in questa video degustazione. For all non-Italian speakers, English subtitles are available. Please enable them in your video player. Siamo a Montalcino, la Poderina, un'azienda importante per il territorio, dove si produce Brunello di Montalcino, quindi vitigno principe Sangiovese, a Montalcino è denominato anche Sangiovese grosso, anche perché i grappoli sono abbastanza sviluppati. Il terreno diciamo che ha una bella struttura, si ritrovano anche sassi, conchiglie, quindi con scheletro, dà una bella vigoria al vitigno, che però allo stesso tempo in fase di maturazione riesce a raggiungere quello che è l'equilibrio tra vegetazione e produzione affinché la maturazione sia perfetta. Si presta molta attenzione a quella che è la conduzione proprio della gestione della pianta, quindi defogliatura, diradamento del grappolo fatto in due fasi, una prima fase dopo la sfioritura, in questa fase qui che si chiama anche granello di pepe, poi un secondo diradamento che invece viene fatto al momento dell'invaiatura, cioè quando c'è il viraggio dal verde al violaceo. Quella è una fase importante dove si lascia proprio il numero di grappoli e qui si va a una conta seria dei grappoli. Ogni pianta non deve avere più di 5-6 grappoli per pianta. L'uva, una volta che ha raggiunto la maturazione, viene raccolta in cassette e portata in cantina per la lavorazione. Qua abbiamo il Brunello di Montalcino della tenuta La Poderina, un vino che nasce dal 100% di uve Sangiovese grosso. Grosso perché ha la buccia particolarmente spessa rispetto ad altri cloni di Sangiovese. Le uve raggiungono la maturazione intorno alla fine di settembre, inizio di ottobre, e dopo un'attenta cernita in vigna raggiungono la cantina, dove vengono vinificate in serbatoi d'acciaio. Qui la macerazione è particolarmente lunga perché poi chiaramente anche il resto dell'affinamento lo sarà e quindi abbiamo necessità di estrarre molto dalle bucce. Finita la vinificazione, i vini vengono calati in legno, dove permangono per veramente tanto tempo, ovvero almeno 24 mesi. Nel nostro caso sono anche qualche mesetto in più. Terminato questo periodo avviene l'imbottigliamento, che da disciplinare dovrebbe essere 4 mesi prima della messa in commercio, ma nel nostro caso sono anche 10-12 mesi. Nel calice abbiamo Brunello di Montalcino. Come possiamo vedere, qui abbiamo un bel rosso rubino tendente al granato. Il naso è esplosivo, è un naso estremamente ricco, abbiamo sentori balsamici, speziati, ma anche frutta. La bocca è una bocca davvero importante, ricca, concentrata, lunga, al tempo stesso, ma abbiamo anche freschezza e sapidità. Veramente un grande vino. Vi consiglio di stappare il Brunello circa un paio d'ore prima per farlo respirare un po' e di degustarlo possibilmente a temperatura di 16 gradi. È un vino che si presta a lunghissimi affinamenti in bottiglia, lo potete tranquillamente nascondere in cantina. Anche in questo caso consiglio una temperatura di 16 gradi per l'affinamento. È un vino che ha delle caratteristiche qualitative eccezionali e addirittura da far sì che sia il cibo che si abbina a lui e non lui al cibo. È un vino chiaramente che si presta ad essere abbinato con cibi particolarmente gustosi, particolarmente ricchi. È un vino con il quale potete giocare e sbizzarrirvi. Scopri la tenuta cliccando nella pagina sotto. Potrai prenotare un soggiorno e aggiungere un'esperienza emozionante.